Buongiorno ragazzi, oggi praticamente è la prima uscita sulla mia nuova barca Quicksilver 675 Pilot House Capture, per dirla tutta, motore Mercury 150 e motore di servizio ausiliario 99. La barca l'ho chiamata Sabiki e come meglio onorarla se non facendo la prima uscita con la tecnica Sabiki, che io amo particolarmente, e pescando con i sabiki che forse qualcuno mi ha visto già costruire, in particolare i sabiki ovviamente da mare, quelli rossi per piccoli sugarelli. In realtà la giornata è già finita, io ho già pescato e quindi insomma vi farò vedere anche l'attrezzatura e intanto vediamo com'è andata. Dai che abbiamo beccato i sugarelli. Dai che abbiamo beccato i sugarelli. Sto pescando con i miei sabiki rossi per piccoli sugarelli, con ottimi risultati. I sugarelli per ora sono abbastanza piccoli, ma meglio di niente. Facciamo andare giù. Eccoli, appena calato. Prima ho fatto una cala con 5 pezzi attaccati e vedo che i miei sabiki rossi funzionano. 2, la taglia è piccola, però meglio di niente. Mettiamo qua nella vasca del morto con gli altri. Ho messo su i sabiki rossi per piccoli sugarelli. Proprio voler sottolineare l'efficacia di una esca costruita appositamente per una pesca. Piccoli sugarelli perché adesso sono piccoli e quindi l'amo, la dimensione dell'amo è importante. Inutile pescare con sabiki enormi per prendere pesci grossi che non ci sono in questo momento, quindi ci accontentiamo dei pescetti, che comunque noi facciamo un ragù con questi pescetti. Sono più che ottimi. Eccoli, uno, però magari a risalire ne prendo altri. Questo è anche più decente, non come quelli della Croazia a cui ero abituato, ma va bene. Vedete, io lascio andare giù, sto usando un mulinello a bobina rotante e ogni tanto blocco col dito perché magari mangiano a mezz'acqua, quindi faccio scendere, blocco col dito e se sento le tocche ferro. Eccole, infatti, eccole qua, 2 almeno ci sono. Questa è una canna apposita da sabiki della Prox, molto sensibile. A me piace pescare col mulo rotante e qua ce ne abbiamo 2 e il ragù sta già venendo fuori, Uno, sto pescando con degli amini del 12. Parliamo di attrezzatura. Il mulinello che ho usato è un Daiwa Zillion, che va bene anche per il mare perché è schermato contro la salsedine e soprattutto ha un rapporto di recupero di 7 a 1, quindi molto veloce, perché
la bobina è piccola, rotante, quindi abbiamo bisogno di recuperare ovviamente molto filo. È un mulinello da casting, ma si presta benissimo anche per questa pesca, un ottimo mulinello direi. La canna invece è una Prox, è una 2,70 di lunghezza, monopezzo, sabiki, canna giapponese, ma ahimè quando io l'ho ordinata ho avuto una bruttissima sorpresa perché made in Cina. Comunque è un'ottima canna, purtroppo costa, l'ho pagata abbastanza per essere comunque una canna da sabiki, e soprattutto dove l'ho presa la davano come canna giapponese. Tra l'altro non voglio star qui a far polemiche, ma ne ho fatte con chi è interessato. Vedete, come dicevo, mulo rotante, e infatti già sentito, perché se mangiano a mezz'acqua è inutile che facciamo andare giù completamente il piombo a fondo. Adesso qua abbiamo 30 metri e me li segnala 20 metri, quindi eccoli, è tutta una mangiata, e mangiano in caduta tra l'altro. Quindi quando arriviamo praticamente in superficie rimolliamo, il pollice sempre a contatto con il tracciato, in modo tale che anche in fase di discesa avvertiamo col pollice le tocche del pesce. Eccolo, infatti, eccolo. E questa cannetta è un divertimento unico, non voglio immaginare con sgombri o cavalle grosse. Ecco, qua se ne è agganciato un altro, questo qua anche discreto. Lo slamiamo, e visto che siamo sul branco apro già, e tanto che lo metto via faccio scendere, vedete, scende da solo, così recupero tempo. Così quando vado di nuovo alla canna praticamente mi trovo già il piombo giù. Di nuovo blocco ogni tanto e sondo tutti gli strati dell'acqua. Eccoli, infatti. Mangiano comunque in caduta. Eccoli. Avete visto? Cioè questa tecnica con questa canna così sensibile, questo mulo rotante, permette, quando troviamo il pesce sotto, di essere molto veloci, rapidi e non perdere tempo, perché adesso ci sono e poi non ci sono più. Allora, vedete, io ho già aperto, mollo, e intanto va già giù. Questo lo mettiamo nella vasca del morto, andiamo alla canna dove intanto sta lavorando da sola, e possiamo anche frenare la discesa e quindi farlo scendere alla velocità che vogliamo. C'è già, sì. Quindi basta fare un po' più di pressione col pollice mentre il filo sta scorrendo, il piombo sta scendendo, per rallentare la discesa, così possiamo decidere a che velocità andare, perché in quel momento magari preferiscono una velocità piuttosto che un'altra. Questa è una tracina, quindi bisogna stare attenti perché queste pungono. Sarebbero anche buone, però io preferisco evitare, perché non c'ho voglia di pungermi, cosa che tra l'altro fatto. Via, ce le ho ancora. Come vedete, queste qua sono le marcature, non so se si vedono, bisogna saperli riconoscere. Diciamo che questo sugarello ho abbastanza esperienza, in Croazia ne facevo tanti. Oggi va bene perché non c'è vento, non c'è scarroccio, quindi riusciamo a star sul branco. Un bello sgombretto, sì, è uno sgombro, e va bene. Comunque il segreto sta, quando si vede la palla o comunque del pesce sotto, di calare immediatamente, mettere la retromarcia così da calargli proprio sopra. Io addirittura tengo la canna in mano mentre manovro la barca, già con l'archetto aperto, in questo caso vabbè, non l'archetto ma la bobina libera, così che
appena vedo qualcosa sotto mollo subito. In questo modo sto andando adesso, sono in marcia, apro già il mulinello e vado a cercarmi il branco. Quando trovo il branco mollo immediatamente la lenza in acqua, faccio retromarcia così da fermarmi sul punto. Andiamo a ricercare il branco, tanto vediamo se si vede in diretta la marcatura. Delle belle marcature. È bello questo. Dai, vediamo che cos'è. Oh, un bello sgombretto. Finalmente. Apro mulinello, metto nel portacanna, stacco, mollo e intanto va giù. Piccolino anche. Canna, apro, stacco e rilascio subito. Eccolo, incalata, comunque mangiano. Allora, questo è un bel pesce finalmente su una palla a 60 metri. Vediamo. No, si è staccato. Ne ho agganciato un altro più piccolo. Questo è un bel pesce e speriamo di non perderla. Bel pesce che dà delle belle testate. Ne ho già persi due, probabilmente è un pagello. Speriamo di averlo allarmato bene perché ne ho già persi due stamattina, giusto per cambiare e non far solo sugarelli. Vediamo, almeno vederlo. Sono 70 metri, ho voluto provare i miei sabiki sui 70 metri e infatti è un bel pagello, anche bello, segno che i miei sabiki forano anche i pagelli. È anche bello questo, ragazzi. Io ho le mani grosse, ripeto, bel pagellotto. Quello di stamattina era anche più grosso. Comunque ho perso il piombo, ecco. Bene, male perché costano quei piombi lì. Bene, bellino. Bene, allora quindi la giornata si è conclusa con parecchi sugarelli di taglia piccola, qualche sgombretto, e ho perso due pesci belli, sicuramente due pagelli, due pagari, come li chiamano qua in Liguria, da non confondere col pagro che è tutt'altro, e uno sono riuscito a tirarlo fuori, quindi i sabiki funzionano bene, questi che ho fatto, ve li consiglio. Chi vuole vedere come li ho costruiti basta che guarda qua in alto. E allora non mi resta che salutarvi. Sabato avrò ospiti e faremo un ragù di sugarelli. Ciao a tutti e alla prossima.